Quindi applichiamo la scienza dei trasmettitori anche agli storici. Indaghiamo le loro affiliazioni e credibilità prima di credere alla storia. Esattamente. La nostra storia non è una favola, è una scienza. Chi vuole ingannarti toglierà la catena e ti racconterà una storia. Ma chi vuole la verità si affaticherà a cercare dietro gli uomini. O sceicco, gli storici contemporanei hanno tecnologie e strumenti critici più avanzati. Perché dovremmo fidarci dei metodi primitivi del passato e abbandonare le metodologie odierne? La differenza fondamentale è l'invisibile versus il materiale. Lo storico contemporaneo spiega tutto con fattori materiali ed economici soltanto, mentre i nostri storici vedevano le leggi di Allah nell'universo e nel movimento umano. Quindi lo storico moderno non verifica il racconto. Loro hanno archeologia, documenti e analisi. Non si basano su semplici storie. La storia moderna si basa sul documento scritto, ma i nostri storici avevano la catena continua, giudicavano il trasmettitore stesso. Nessun documento al mondo garantisce che il suo autore non fosse un bugiardo. Vuoi dire che lo storico moderno potrebbe torcere l'evento per servire la sua ideologia, fingendo di essere obiettivo e scientifico? Esattamente. I nostri storici temevano Allah mentre scrivevano. Nessuna falsificazione per un qualche interesse. Abbiamo combinato il documento materiale con l'integrità morale del trasmettitore ed è ciò che non troverai altrove. O sceicco, abbiamo antichi tafsir come quello di At-Tabari e di Ibn Kathir. Perché abbiamo bisogno dei commentatori contemporanei? I primi non sono forse più conoscitori del Corano di noi? Gli antichi sono il fondamento, figlio mio. Eccellevano nel tafsir bil mathur, trasmettevano la comprensione dei compagni che hanno vissuto la rivelazione ed erano maestri in lingua, grammatica e finalità del discorso. E cosa portano di più i contemporanei? O cercano solo di interpretare i versetti per adattarli alle scoperte scientifiche per essere moderni? I contemporanei hanno prodotto un tafsir tematico e sociale. Rispondono alle domande della nostra epoca a partire dal Corano e replicano i dubbi senza distruggere le antiche fondamenta. Quindi la differenza è che gli antichi stabiliscono il significato linguistico e storico, mentre i moderni cercano di proiettarlo sulla nostra realtà. Ma non c'è il pericolo che chiunque dica sciocchezze nel tafsir? Certo che c'è pericolo. Se il commentatore non padroneggia i suoi strumenti, il Corano si rinnova sempre, figlio mio. Gli antichi ci hanno posto la base solida e i moderni costruiscono su di essa la profondità contemporanea. Si completano a vicenda. O sceicco, il Corano non è stato rivelato per ogni tempo e luogo. Perché limitare le nostre menti e chiuderci nella comprensione di persone che vivevano 1000 anni fa? Abbiamo il diritto di interpretarlo secondo la nostra comprensione contemporanea. Certo che è stato rivelato per ogni tempo, ma lettura contemporanea non significa delirio a casaccio. Il Corano è stato rivelato in arabo chiaro, con regole e principi. Non puoi produrre un significato che la lingua non accetta e chiamarlo tafsir. Ma la lingua evolve e i significati cambiano. Perché non considerare che il versetto ha un significato nascosto che avremmo scoperto solo oggi grazie alle nostre scienze moderne? Figlio mio, se ciascuno interpretasse secondo il proprio umore, il Corano diventerebbe una pasta che modellano a piacere. Queste interpretazioni aberranti, shav, colpiscono il contesto e le cause della rivelazione al cuore. È distruzione, non rinnovamento. Quindi la questione non è una nuova comprensione, è un desiderio di distinguersi, di far credere di aver portato ciò che gli antichi non avevano portato. Esattamente. Il rinnovamento è richiesto, ma sotto l'ombrello dei principi. Il Corano è un deposito. Non si può giocare con esso secondo i nostri capricci in nome di modernità. In verità, siamo noi che abbiamo fatto scendere il monito e siamo noi i suoi custodi.